Ciao a tutti, benvenuti nei riassunti di storia. Sono Gianluca Aime, mi sono laureato alla Facoltà di Scienze Storiche all'Università di Torino e oggi parleremo della Terza Roma, quindi come Mosca e tutto il mondo greco-ortodosso guarda e senta Mosca come l'erede di Roma. Cercheremo di capire nel profondo, andando oltre al semplice discorso delle nozze fra Zoe Paleolga e Ivan III. Ma vedremo se possibile le ragioni profonde di tutto ciò. Vedremo che ben prima di Mosca altri due regni tentarono di fare questo e quindi cercheremo di capire il legame che è sempre esistito fra Stato e Chiesa imperiale già a partire dalla nuova Roma, da Costantinopoli, ma vediamo di fatto come si è potuto verificarsi con Mosca. A gennaio 2023 uscirà tramite Il Caffè una raccolta di saggi con a tema l'Ucraina. E tra questi vi sarà anche un mio saggio appunto sulla Terza Roma, quindi come e perché Mosca sia sentita e si rappresenti come l'erede di Roma. Ovviamente metterò in descrizione tutti i link di riferimento per approfondire sia questo tema ma anche tutti gli altri temi legati ovviamente all'Ucraina. Per quanto riguarda noi, quanto riguarda la Terza Roma, questo video si divide in due parti. Quindi la prima, facendo un passo indietro, vedere come Costantinopoli sia diventata la nuova Roma attraverso l'apparato amministrativo dello Stato romano e la dottrina cristiana imperiale. Un secondo passo in avanti lo faremo vedendo dei precedenti dei regni slavi, il regno di Bulgaria e il regno di Serbia, che prima del Principato di Mosca hanno tentato ma non concluso di farsi erede dell'identità imperiale di Costantinopoli, che tra parentesi vuol dire Roma. Infine vedremo appunto come il Principato di Mosca alla fine del XV secolo, a metà del XV secolo d.C., sia di fatto diventato, secondo la sua dottrina, l'unico regno slavo che ha preso questa eredità. Per far questo ovviamente svelo le mie fonti, che è un discorso non facile e ricco anche di appunto conflitti, se vogliamo, essendo di parte. Prima di tutto come fonti generali sulla storia medievale, consiglio di Borbone di Sergi, 10 secoli di Medioevo, edito dalle Naudi, come manuali di storia bizantina per entrare nel vivo, il manuale di Mario Gallina, Bisanzio, storia di un impero, edito da Carrocci, ovviamente il grande manuale di Ostrogoschi, storia dell'impero bizantino, edito dalle Einaudi. Inoltre per quanto riguarda proprio dei saggi, un po' di Settole, di Feisel, l'imperatore e l'amministrazione imperiale, che si trova nella raccolta di saggi di Morrison, il mondo bizantino, l'impero romano d'Oriente, edito da Einaudi. Sempre della stessa raccolta di saggi ricordiamo di Frusin le strutture della chiesa imperiale, inoltre di Giardina il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini. Per quanto riguarda la storia, ne parleremo, faremo dei brevi accenni della storia medievale in Occidente, di Provero l'Italia dei poteri locali e infine di Ronchay, la Terza Roma, una corte di saggi di Umberto Eco dal nome Il Medioevo, esplorazione, commerci ed utopie. Queste sono le fonti per interrogarsi sulle origini, le ragioni profonde del perché Mosca si senta erede di Costantinopoli e quindi di Roma. Di fatto nel 2022 ha le sue buone motivazioni che sono sotto gli occhi di tutti. Però è giusto andare un po' oltre i luoghi comuni, approfondire questo argomento e vedere come è stato possibile, quindi vedere il legame che fin da subito, fin alla creazione della nuova Roma, di Costantinopoli, il tema dell'apparato amministrativo, ma soprattutto della dottrina cristiana imperiale, si lega a doppio filo. Infatti questo tema dovremo sempre tenerlo ben presente, che sarà ricorrente. Un altro aspetto che dobbiamo soffermarci
e come Mosca non è stata la prima che ha tentato nella sua impresa di farsi erede, ma se vogliamo a metà del XV secolo Mosca, il Principato di Mosca per meglio dire, era l'ultimo, se vogliamo, regno, no, principato, entità, se vogliamo, statale o protostatale, come vogliamo definirla, che conservava una certa egemonia all'interno dell'area greco-ortodossa. Prima di Mosca sia la Bulgaria e la Serbia hanno tentato, ma possiamo dire qui brevemente, tutte e due hanno fatto una stessa fine, non sono riusciti a come dire, impossessarsi di Costantinopoli, quindi di sedere di fatto sul trono di Bisanzio, e tutte e due sono rimaste, diciamo, vittima dell'avanzata, dell'espansione degli ottomani. E quindi questo ha permesso a Mosca di farsi erede quando ormai il trono di Costantinopoli, il patriarcato, era nelle mani, cioè il trono di Costantinopoli ormai era presieduto da un sovrano di un'altra fede. Il patriarcato di Costantinopoli continuava ad avere la propria importanza, ma l'asse, l'orizzonte ortodosso si è spostato ad est. E quindi qui in questo processo Mosca ha preso tale eredità. Secondo Mario Gallina la storia di Bisanzio si iscrive in piena continuità con la cultura classica, tanto da far apparire nella mentalità dell'uomo bizantino la propria cultura come un riflesso di quella antica. Infatti Costantinopoli per tutta la sua storia è stata protagonista di un originale processo dialettico tra conservatorismo e rinnovamento. Questo continuo riflesso con la tradizione antica si può notare con maggior chiarezza nell'ideologia imperiale bizantina, che trae la propria origine nella concezione di un uomo divino, Feios Afer, del ellenismo stoicizzante. E inoltre a questa idea antica si aggiunge in età cristiana la tuche imperiale, cioè la fortuna latina, la fortuna per i romani, che non è la nostra fortuna, che vuol dire così, gratto alla schedina e vinco un sacco di soldi, ma la fortuna è appunto quella dea bendata che dà e toglie, così in uno schiocco di dita. Ma in questo contesto la tuche imperiale è la fortuna, cioè la signora del destino, che concepisce l'impero come un'autentica città di Dio e l'imperatore come eletto direttamente dalla provvidenza. Questo elemento dobbiamo tenerlo ben in considerazione, che sarà presente per tutta quanta la storia che andremo a raccontare. Inoltre abbiamo visto gli sviluppi della tradizione greca ellenistica con gli innesti del cristianesimo, ma anche la tradizione romana antica ha contribuito ovviamente alla creazione della figura dell'imperatore. Quindi al suo nascere dell'impero, quindi sotto Augusto, abbiamo la nozione di princeps, ovvero del primo cittadino, se vogliamo il prostate tudemo di Tucidide. Quando parla di Pericle lo descrive in questo modo, prostate tudemo, cioè il primo tra tutti. Quindi il princeps è quella figura che è legittima, è quella figura legittima del primo cittadino, cioè il primo fra gli uguali, che è legittimato a governare in virtù della propria autorità morale. Ovviamente tutto ciò si cambia e arriviamo con la crisi del III secolo, inizia a farsi strada nell'impero antico una nuova figura, la figura del dominus, ovvero l'imperatore da princeps diventa sempre più una figura che deposita nelle proprie mani il potere assoluto, e quindi se vogliamo riprende una concezione monarchica ellenistica, in quanto mai è un potere comunque dispotico, ma questa figura del dominus fondeva nelle proprie mani la legittimità della volontà divina.
e quindi ponendo anche fine con l'investitura, la tradizionale investitura romano-senatoria dell'Optimus Princeps. Arriviamo al IV secolo, dove viene di fatto ancora di più a formarsi, a cementificarsi l'ideologia carismatica della sovranità. Infatti nel tardo antico prende forma una ritualità complessa riguardo all'imperatore. Abbiamo la proskynesis, ovvero l'atto di prostarsi davanti all'imperatore. Se pensiamo ad Alessandro Magno, quando arriva a Babilonia, conquista l'impero persiano, è tradizione fare inchinarsi e fare questo, allungarsi le dita, allungare le proprie dita dalla bocca verso l'imperatore, questo atto di sottomissione. Bene, i Macedoni, i generali di Alessandro, se vogliamo gli amici del re, per usare il termine corretto, mal sopportavano questo atteggiamento, lo vedevano come dire un costume medizzato, un costume da persiani, e non andava molto il loro gusto, quindi non tanto come si pensa solitamente il fatto che Alessandro Magno abbia avuto onori divini. Non era questo il problema per i greci, era più un altro di adottare dei costumi cristiani e sottomettersi. Quindi, tornando a noi, quindi un elemento che era già presente nel mondo ellenistico, la proskynesis, ma viene anche a formarsi, tornando a noi, all'impero bizantino, un'autentica liturgia imperiale, avente il fine di creare, unificare il consenso attraverso la glorificazione della sovranità imperiale. E quindi arriviamo già al quinto, già al fine del quarto, arriviamo al quinto, dove l'imperatore di fatto è un autocrate, che ha alle sue nelle mani il potere legislativo, il potere imperiale, il potere dell'impero, e gli vengono dati dei titoli di divus e di sacer. Quindi questa figura potremmo dire che sta appunto a cavallo tra ormai il V secolo, l'impero è cristiano, tra Dio sta nel cielo, il suo tramite, e l'imperatore che esercita. Quindi come per il cristianesimo c'è un unico Dio, così in terra ci deve essere un unico imperatore, che ovviamente è quello che possiamo definire greco-romano. Lo storico Ostrogoschi, analizzando la decadenza inarrestabile di Costantinopoli durante le sue ultime fasi, evidenzia come i pilastri della potenza dell'impero bizantino siano sempre stati la sua ricchezza monetaria, quindi merito dell'ottimo sistema fiscale, che era già le colonne portanti dell'impero romano, quello classico, quello antico, e di riflesso anche il suo eccellente sistema amministrativo. E ovviamente questi due stati derivano dall'eredità di Roma, Roma capitolina, per capirci. Inoltre, per approfondire la figura dell'imperatore cristiano sotto l'aspetto dei diritti, dei poteri civili, l'imperatore bizantino è da considerarsi come l'elemento più tangibile della tradizione romana tardo-antica, in quanto la sua figura racchiude il potere legislativo, ma attenzione, egli non poteva, non era superiore alla legge, era una emanazione, quindi non possiamo parlare di un despota. Per tutta la tradizione qui abbiamo appunto la tradizione antica, occidentale, sia di Roma ma anche appunto dei greci, cioè della legge. Nessuno è superiore, neanche l'imperatore, è colui che le fa, è il potere legislativo, cosa che ovviamente per noi oggi sarebbe impossibile. Noi oggi abbiamo il Parlamento che incarna il potere legislativo. Ovviamente siamo nel tardo antico, questo era dato dalla figura dell'imperatore, ma non si poneva mai sopra alla legge, non era un despota, se vogliamo, un tyrannos, per dire al modo greco, ovvero il tiranno era colui che che prendeva quello che era pubblico, il bene pubblico, quindi la res publica per i romani o la taikoina per i greci. Il tiranno è colui che prende quello che è di tutti quanti, quello che è pubblico, e ne fa uso privato.
in questo caso l'imperatore non è questa figura perché incarna il potere legislativo. Per quanto riguarda appunto la Chiesa, questo si vede molto bene, in quanto l'imperatore non poteva imporre la propria volontà sulla Chiesa imperiale, ma tuttavia gli spettava il compito di porre fine alle controversie religiose, convocando il concilio, convocando i vescovi in un concilio ecumenico, cosa che ha fatto Costantino con il concilio di Nicea e poi altri dopo di lui. Per quanto riguarda l'Alto Medioevo, vediamo come la città appunto di Roma abbia sempre mantenuto un ruolo all'interno della Chiesa imperiale, ricoprendo un primato, ovviamente un primato d'onore all'interno del collegio vescovili, e questo attraverso l'autorità morale del Papa, ma come tuttavia lo stesso Papa, cioè il vescovo di Roma, la stessa Roma capitolina, all'interno di un discorso della Chiesa imperiale, abbia sempre mantenuto una certa sottomissione all'autorità dell'imperatore. E questo diversamente Bisanzio acquisì un'altra storia. Infatti ottenne il patriarcato nel 381 durante il concilio di Costantinopoli, e qui formalmente Costantinopoli venne elevata al rango di Nuova Roma, e con il secondo e all'interno della Chiesa imperiale come secondo rango, cioè al secondo posto. Prima c'era Roma per la qualità appunto per l'autorità del Papa, per il primato che aveva, ma subito al secondo posto Costantinopoli, come se vogliamo sede di fatto fisica della capitale della Chiesa imperiale. Arrivando nel 451 con il concilio di Calcedonia si affermano uguali prerogative tra la nuova Roma, Costantinopoli, e quella antica, quindi passano un tot di anni, dal 381 arriviamo al 451 e abbiamo sostanzialmente un pareggio. Infine, con il VI secolo, vediamo come l'arcivescovo di Costantinopoli acquisì il titolo di patriarca ecumenico, e quindi in questo modo afferma la propria egemonia su tutta quanta la Chiesa cristiana. E quindi soffermiamoci un secondo, facciamo un attimo una riflessione e possiamo osservare come la legittimazione della nuova Roma, che Costantinopoli ha ereditato, aveva in sé sia il sistema amministrativo imperiale sia la cultura classica. Ebbene, questi elementi erano elementi di una forte eredità di Roma, ma sono stati, se vogliamo, ufficializzati appunto con il doppio legame con la Chiesa imperiale. Costantinopoli investendosi come capitale ecumenica della Chiesa imperiale, ha giocato la sua partita, e per questo è stata riconosciuta come la nuova Roma, quindi sia una sede, una capitale amministrativa dell'impero, Costantinopoli, ma anche è diventata, se vogliamo, la capitale religiosa con la sede del principale patriarcato, che è quello di Costantinopoli. Ovviamente non dobbiamo pensare come noi oggi, religione cattolica, dove Roma sì è la capitale del mondo cattolico e basta, ma ancora oggi il mondo ortodosso ha mantenuto queste prerogative. Ancora oggi di fatto il patriarca più importante, vorrei dire una cavolata, il patriarca più importante è quello di Istanbul, cioè di Costantinopoli, ma ovviamente mantengono il proprio peso quello di Mosca, per ragioni che andremo a vedere anche qui. Una capitale, Mosca, sia amministrativa di un impero, ma anche per legittimarsi una capitale religiosa, quindi il patriarcato, il patriarca di Mosca. Ma come anche oggi vediamo, anche durante la guerra si sta venendo anche a formare una certa spinta, una certa per legittimarsi un patriarcato di Kiev che si vuole sostanzialmente staccare da quello greco-ortodosso di Mosca. Ebbene, questi aspetti li vedremo. Il legame fra Chiesa greco-ortodossa e Stato sarà presente in tutta la nostra riflessione.
Ovviamente gli storici sono sempre animati dal presente. Vorrei fare una piccola riflessione analizzando come appunto dal tardo antico, dall'alto medioevo, poi per tutto il medioevo la storia dell'impero romano si è di fatto divisa in due, la storia tra Occidente e Oriente, hanno percorso due percorsi diversi, se con l'Oriente, la Grecia, quel mondo che noi adesso chiamiamo ortodosso. Durante il Medioevo di fatto l'impero bizantino non è nient'altro che l'impero romano che vive in età medievale. Ebbene, tramite il Medioevo si viene a formare quel mondo che noi oggi conosciamo e chiamiamo occidentale. E quindi vediamo come si è evoluto e si è differenziato. Come re di Roma, durante il Medioevo, nella Pars Occidentalis, se vogliamo usare questo termine, si crearono ben due eredi. Il primo, l'impero carolingio, che sopravvisse per 40 anni, diventando a partire dal 840 d.C. un impero, se vogliamo, sempre più germanico e pan-europeo. E dalle ceneri di questo impero nei secoli successivi vennero a formarsi quelli che noi oggi possiamo chiamare così, vedere nel lungo termine della storia, vennero a formarsi il Regno di Francia, ovviamente la Germania, l'impero germanico, quindi il mondo della mitteleuropea e se vogliamo è da lì che partì anche la storia dei comuni basso medievali nel centro-nord dell'Italia. È interessante notare come la tradizione politica che ne seguì fu diametralmente differente da quella classica di una complessa macchina amministrativa fondata sul diritto che, come abbiamo visto, era una prerogativa dello Stato bizantino. Infatti tra il X e il XII secolo si crearono dei poteri locali autonomi rispetto a un potere centrale e anche vennero a crearsi un sistema di privilegi, ovviamente privilegi a persona, e tutto ciò ovviamente formerà quel sistema di privilegi in età moderna che dai rivoluzionari parigini verrà chiamato l'Ancien Régime. È un lungo processo, però se vogliamo inizia tra il X e il XII secolo d.C. in età medio e basso medievale. È anche molto interessante vedere come gli stessi rivoluzionari francesi si sono ispirati alla Repubblica Romana, alla tradizione greca, in contrapposizione appunto a questo sistema, questa politica di poteri locali autonomi, a questi vari privilegi. E abbiamo riportato il tema del diritto ispirandosi alla tradizione romana. Tuttavia, grandi novità che noi oggi ci portiamo sono più vicine a noi di questo periodo, nel basso medioevo, è il crearsi di una tradizione della rappresentanza del potere e della volontà di costruire una società plurale. Pensiamo a città comunali, appunto il potere deve essere rappresentato in vari corpi, non ci deve essere uno solo che comanda, ma vari corpi della società, le varie corporazioni delle città devono avere, all'interno di una stessa città devono avere il loro rappresentante, devono dire la loro all'interno del potere, quindi costruire una società sempre più plurale che tuteli le differenze. Questi aspetti ovviamente saranno ripresi dal pensiero liberale, in particolare dal XVII secolo, ovviamente dopo Cristo, parliamo dell'età dei lumi. E quindi con la rivoluzione inglese, con la guerra civile inglese, verrà a formarsi di fatto una concezione del parlamentarismo, che quindi, giusto ribadirlo, parte da qui alle sue origini appunto nel Medioevo, nella rappresentanza dei poteri. Inoltre il secondo erede ovviamente di Roma, parlando del Medioevo, è il papato romano, che grazie alla sua gerarchia amministrativa e alla sua influenza trasversale in tutta l'Europa può essere di fatto
considerato come l'erede di Roma per tutto il Medioevo occidentale. Tuttavia questa egemonia, che era entrata in crisi già durante il Medioevo stesso, ricordiamo, con la lotta delle investiture, quindi chi doveva nominare i vescovi, se l'imperatore germanico o il Papa, cosa che nell'impero bizantino romano era fuori discussione. L'impero aveva la sua egemonia, l'imperatore aveva la sua egemonia. Invece, appunto, nel Medioevo tutto ciò si crea questa disputa su chi dovesse nominare, e ancora più grave fu lo scisma d'Occidente, ovvero lo scisma di Avignone, tra il 1378 e il 1410. Di fatto questa egemonia del papato sull'Europa venne di fatto spezzata con l'arrivo della riforma di Lutero, siamo nel 1517, quindi di fatto in Europa, nel vecchio mondo, viene a crearsi, diamo inizio all'età moderna appunto con questo atto, dove l'Europa medievale unita da Roma, dall'Islanda, fino ai Normanni di Sicilia, ebbene, viene spezzata di colpo e non verrà mai più unita. Possiamo sottolineare come lo sviluppo sia di una politica ispirata alla rappresentanza del potere, sia alla salvaguardia di una società plurale. In particolare pensiamo anche al tema della pluralità religiosa, tema caro all'illuminismo. Pensiamo appunto che con la riforma di Lutero l'Europa spezzata in due verrà a verificarsi in Europa quella, possiamo chiamarla tremenda guerra civile europea, che è stata la guerra dei 30 anni, 1618-1648, e come da lì il tema della pluralità religiosa diventerà centrale nel pensiero liberale conservatore. Quindi come tutto ciò abbia differenziato l'Europa occidentale dalla tradizione romano imperiale, anche se bisogna anche ricordarlo che la storia è complessa. La tradizione classica è sopravvissuta in Occidente, in particolare anche grazie all'illuminismo, che hanno riportato, ovviamente trasformando secondo il loro presente, la concezione del diritto. Un esempio fra tutti: nel diritto romano era presente appunto la schiavitù, era un qualcosa di accettato, era un qualcosa che giuridicamente era vivo. Infatti il diritto romano era diviso in due, fra liberi e schiavi. Ovviamente in età moderna formalmente viene sancita la fine, almeno in Europa, della schiavitù, e il diritto viene esteso a tutti quanti, a tutti gli uomini. Poi questo processo è un altro discorso estremamente difficile da realizzare. Parliamo di liberalismo conservatore, nella quale di fatto siamo tutti uguali, ma che di fatto chi comanda, chi accede alla stanza dei bottoni e chi paga le tasse. Ma questo è tutto un altro discorso che noi oggi non possiamo affrontare. Però è giusto vedere come l'Occidente si sia, attraverso il Medioevo, differenziato, abbia portato delle grandi novità che noi oggi vediamo sotto i nostri occhi, ovviamente sviluppate, sono maturate lungo i secoli. Arriviamo ora al secondo punto del nostro discorso e vediamo come Mosca non è stata l'unica che ha tentato all'interno del mondo slavo di prendere l'eredità di Costantinopoli. Infatti vediamo come il mondo slavo delle origini sia entrato nell'ottica di Costantinopoli proprio grazie alla conversione religiosa. Infatti questa strategia di un'egemonia politica sui Balcani fu combattuta sul piano religioso e il suo esito non fu affatto scontato. Infatti durante il IX secolo a.C. l'impero carolingio cercò di evangelizzare, ovviamente secondo il credo latino, gli slavi occidentali, ovvero della Grande Moravia. In questo stesso periodo lo stesso papato si mosse per accogliere all'interno della propria influenza gli slavi meridionali, ovvero i serbi, i croati e i bulgari. Inoltre dalla metà del secolo persino missionari islamici si stabilirono presso gli slavi orientali, ovvero
i russi, i quali ovviamente alla fine del X secolo si organizzarono autonomamente intorno al Principato di Kiev, si convertirono, erano già convertiti alla religione greco-ortodossa. Tutto questo per dare un quadro della complessità degli eventi, che noi oggi, quello che vediamo sotto i nostri occhi, ebbene, non dobbiamo pensare che sia sempre stato così scontato. In particolare per quanto riguarda la politica di evangelizzazione, quindi egemonica di Costantinopoli, fu merito del patriarca di Costantinopoli, Fozio, tra l'810 e l'897 d.C., che concepì l'efficacia dell'evangelizzazione degli slavi e della ellenizzazione dei Balcani secondo un concetto che noi oggi potremmo quasi tradurre come soft power, ovvero grazie alla conversione ortodossa, grazie a questa conversione ortodossa si sarebbe potuto fornire, si è potuto creare una solidità stabile all'impero, appunto convertendo i Balcani e dando anche un maggior prestigio al patriarcato di Costantinopoli su tutto il mondo cristiano. E quindi convertire un popolo straniero avrebbe significato conquistarlo culturalmente e renderlo fedele e subordinato all'imperatore di Bisanzio. E quindi a tal fine la cristianizzazione comprendeva, come già era successo in tardo antico, l'introduzione di una gerarchia ecclesiastica e ben articolata all'interno di quei territori. E quindi la lunga mano, che se vogliamo, che da Costantinopoli arriva anche in nuovi territori e crea, se vogliamo, non nuovi stati vassalli, ma nuovi stati amici di Costantinopoli, che guardano ovviamente con una certa sudditanza nei confronti del patriarcato di Costantinopoli. È interessante notare come, secondo lo studioso Mario Gallina, la polarizzazione tra due culture in competizione tra loro, quindi quella greco-bizantina e quella germanico-romana, continua anche nel presente a esercitare forti influenze sull'identità di questi popoli e quindi a creare continui antagonismi etnici, politici e culturali. Quando Gallina scrive questo, ovviamente ha in mente la guerra in Jugoslavia, ma oggi nel 2022, quindi con i dibattiti che ci sono, cioè pensiamo alla lotta egemonica, l'ottica politica del patriarcato di Mosca, che se vogliamo vende come questa guerra come una guerra santa contro l'Occidente, contro i gender, l'LGBTQ+, come viene venduta tra di loro. Vediamo l'influenza anche del Papa di Roma che si estende in tutto ciò, in questi territori, per poter farli anche convertire, fare entrare nell'ottica appunto romana. Vediamo anche come lo stesso anche il patriarcato di Kiev si sta staccando e si sta diventando di fatto autonomo rispetto al patriarcato ortodosso di Mosca. Bene, tutti questi fattori sono ancora presenti nel nostro oggi. E adesso arriviamo al cuore di questo tema, ovvero come prima di Ivan III, principe di Mosca, il re di Bulgaria Simeone, all'inizio del X secolo, ovviamente d.C., tentò di creare un nuovo impero greco ortodosso, sostituendo quello di Bisanzio. Infatti durante questi anni Costantinopoli dovette difendere la propria egemonia nella gerarchia degli stati cristiani d'Oriente. Nel 925 sappiamo da una lettera dello stesso imperatore di Costantinopoli, Romano I, che Simeone, il re di Bulgaria, si autoinvestì del titolo di Basileus dei Bulgari e dei Romei, avanzando, così facendo, pretese sulla tradizione dell'impero romano. Tuttavia da parte di Bisanzio il titolo imperiale di Simeone fu riconosciuto unicamente nei territori bulgari e alla morte di questo nuovo imperatore venne riconosciuto il patriarcato bulgaro. E qui, attenzione, il legame appunto fra un impero, un patriarcato e una chiesa, ma
tuttavia si riaffermò l'egemonia politica e spirituale di Costantinopoli su tutto il mondo ortodosso, quindi sì, un patriarcato autonomo in Bulgaria, quindi questo vuol dire che la Bulgaria è entrata nel mondo ortodosso, ma si ristabilisce l'egemonia di Costantinopoli tramite il suo patriarcato, e quindi il tentativo di Simeone di creare un impero ortodosso, quindi di strappare l'eredità di Roma da Costantinopoli alla Bulgaria, ebbene, è fallita. Infine vedremo come nel XV secolo la stessa Bulgaria non riuscirà ad ereditare il ruolo di Costantinopoli, in quanto ella stessa subì la stessa sorte. Infatti anche la Bulgaria sarà piegata dall'egemonia ottomana nei Balcani. Un altro esempio, siamo sotto l'imperatore bizantino Andronico III, 1328-1341, e nel 1330 il regno di Serbia sconfisse il regno di Bulgaria nella battaglia di Velburg, e questo fatto, se vogliamo, furono poste le basi per l'egemonia serba come potenza greco-ortodossa nell'Europa sud-orientale, ovviamente a scapito di Costantinopoli e dei suoi alleati, perché ovviamente già dal X secolo in poi, come abbiamo visto, la Bulgaria rientrava negli alleati di Costantinopoli. Negli anni successivi del 1330 vediamo come il regno di Serbia si estese, annettendo dentro di sé l'Albania, l'Epiro, fino ad arrivare in Grecia alla Tessaglia. E come aveva tentato di fare lo stesso Simeone di Bulgaria nei secoli precedenti, da queste vittorie sull'impero bizantino, Stefano Dusan ottenne il titolo di Basileus, e nel 1346, ovviamente Stefano Dusan è il re dei Serbi, e nel 1346 ottenne un patriarcato autonomo, quindi un patriarcato serbo. Sempre questo legame viene a formarsi all'interno del mondo ortodosso, un impero che per legittimarsi deve avere la sua, se vogliamo, emanazione religiosa, e quindi nel 1346 il regno di Serbia ha il suo patriarcato autonomo, e ottenendo il titolo di Basileus, che vuol dire re, ma che vuol dire anche imperatore per quel mondo, quindi questo nuovo imperatore ortodosso, anche egli cercò di di farsi erede di Costantinopoli, questa volta proprio anche fisicamente, come aveva fatto anche i bulgari tentando di assediare Costantinopoli. Entrambi hanno tentato di conquistare Costantinopoli, e in particolare il re serbo tentò questa conquista, ma fallì, in quanto venne a mancare una intesa con Venezia, e questo non gli permise di disporre di una potente flotta che era necessario per poter conquistare tale città e quindi poter sedersi su tale trono. Ricordiamo, Costantinopoli era una città inespugnabile, se non erro 3 livelli di mura, una città che di fatto, come oggi la moderna Istanbul, si estende sullo stretto del Bosforo, quindi controlla il Bosforo. Per conquistare è necessaria una flotta. Come abbiamo visto, è importante ancora sottolineare, ben prima di Mosca, questi due regni, quelli bulgari di Serbia, hanno tentato di farsi erede di Costantinopoli, quindi farsi diventare a loro volta quindi egemonici all'interno del mondo greco ortodosso, ma hanno fallito. E adesso arriviamo a parlare della Terza Roma. Ovviamente i rapporti tra Costantinopoli e il Principato di Russia iniziarono ben prima del celebre matrimonio tra Zoe Paleologa e Ivan III. Infatti nel libro delle cerimonie di Costantino VII egli descrive dettagliatamente come la spedizione a Creta tra il 911 e il 912 della flotta greca bizantina. Bene, tra queste forze erano presenti ben 700 marinai russi. Questa partecipazione si spiega appunto con i rapporti che vi furono tra Costantinopoli e il principe russo Oleg.
il quale, essendosi stabilito a Kiev, iniziò una dialettica politica tra i variaghi, se vogliamo, tra virgolette, tra i vichinghi provenienti dal Baltico che si erano stabiliti in quella zona e hanno formato un loro potentato, e i greci e i bizantini. Precedentemente, nel 907, Oleg arrivò con una potente flotta davanti a Costantinopoli, ottenendo sia un trattato che garantiva una posizione giuridica ai mercanti russi che si fossero recati nella città, sia il diritto di partecipare alle campagne militari imperiali. Tuttavia questi rapporti terminarono verso la metà del XIII secolo, quando tutta l'Europa orientale e l'Asia minore furono sconvolte dalle invasioni dei mongoli. Infatti, in questo periodo il regno russo rimase per lo più di 2 secoli sotto l'egemonia dei tartari, i quali fondarono lungo il corso inferiore del Volga fino al Don quella che è chiamata l'Orda d'Oro, il loro principato. Superata questa fase e arrivati immediatamente alla conquista ottomana di Costantinopoli, il Granduca Basilio I, figlio di Demetrio Donskoi, il vincitore dei Tartari, rifiutò di riconoscere gli ottomani come eredi di Costantinopoli. Basilio arrivò al punto di proibire il nome dell'imperatore bizantino nelle chiese russe. E attenzione, questo fatto evidenzia come durante l'ultima fase della storia bizantina, quando ormai appunto gli ottomani stanno avanzando, la forza e il prestigio militare di Costantinopoli ormai un vecchio ricordo, nei paesi ortodossi orientali il prestigio della Chiesa imperiale godeva di basi più solide rispetto a quelle dello Stato propriamente imperiale, dello Stato bizantino. E qui attenzione, avviene uno switch, quindi se all'inizio della sua storia, la Chiesa bizantina poggiava la sua autorità sullo Stato, in seguito a questa situazione tutto ciò si capovolse e rese il prestigio dell'impero bizantino dipendente dall'autorità della Chiesa di Costantinopoli. Qui abbiamo appunto lo switch, il peso fondamentale della Chiesa greco-ortodossa. E quindi durante il V secolo la debolezza dello Stato bizantino era una realtà sempre più palpabile, in quanto si verificava sempre più spesso che l'imperatore inviava continue richieste d'aiuto sia al principe di Mosca, ma anche al doge di Venezia, al papato, ai re di Francia, di Inghilterra e di Aragona. E quindi alla metà del XV secolo vediamo come è così palpabile la debolezza dello Stato bizantino, e quindi l'eredità, la figura di Roma ritorna, di fatto rimane viva nella figura della Chiesa imperiale. E ora arriviamo al nocciolo della questione, quindi la creazione ufficiale della Terza Roma. Siamo nel 472, siamo a Mosca e viene celebrato le nozze tra Zoe Paleologa e Ivan III. Quindi, così facendo, la figlia del despota Tommaso poté trasmettere sia il sangue sia il titolo imperiale a un'altra dinastia regnante. Il rito ortodosso delle nozze legittimò ulteriormente quest'unione agli occhi della Chiesa greca e pose fine a quell'avvicinamento molto ambiguo tra lo Stato bizantino e la Chiesa di Roma, che nell'ultimo periodo della storia di Costantinopoli fu fatto sperando a un aiuto militare, ma che ciò non avvenne. Oltre al rito ortodosso, il fastoso cerimoniale della corte moscovita fu un preciso richiamo di quello di Costantinopoli. Inoltre l'adozione del titolo di zar, che vuol dire Cesare, come per i tedeschi il Kaiser vuol dire sempre Cesare, è un richiamo alla tradizione romana. E inoltre venne adottato il simbolo dell'aquila bicipite, cioè l'antica insegna dell'impero greco-romano. Un altro fatto, il figlio Valisil, 1479-1533, ereditò dalla madre il nome Paleologo e l'adottò nella sua titolatura ufficiale per rimarcare ancora di più il segno.
Arriviamo nel 1492, quando Ivan III venne salutato dal metropolita Zosimo in questo modo come sovrano e autocrate di tutta la Russia, il nuovo imperatore Costantino della nuova città di Costantino, Mosca. E quindi in questo modo il patriarcato di Costantinopoli, in questo modo il principato di Mosca ereditò e perpetuò il ruolo dell'impero cristiano fondato da Costantino, ovvero un grande impero autocratico ortodosso. Questo fu possibile a causa del fatto che la figura di un unico imperatore ecumenico e cristiano era indispensabile per la Chiesa ortodossa, e tale figura non poteva essere occupata da un autocrate islamico di Costantinopoli. Infine, soffermiamoci su questo fatto: la teorizzazione formale della Terza Roma si ebbe con Ivan il Terribile, 1530-1584, quando nel 1564 scrisse delle lettere a un principe ribelle, Andrei Turbokin. In tale contesto lo zar Ivan il Terribile rivendicò il diritto romano di Costantino. Infatti, secondo egli, per volere di Dio, l'impero russo ereditò un potere autocratico ortodosso a scapito dei greci, i quali furono puniti per i loro peccati con l'arrivo di Maometto II. E quindi in questo contesto viene ripresa l'antica ideologia statale bizantina, ovvero di un'autocrazia del diritto divino, secondo la quale il potere imperiale era dato direttamente da Dio. Tale ideologia la troviamo espressa già nel IV secolo d.C., ovviamente, da Eusebio di Cesarea in Laudantes Costantini, e nel VI secolo d.C. da Agapito, Capitolini Pareteneci. E quindi abbiamo concluso, abbiamo visto appunto come Mosca, riprendendo questo legame fra Stato e Chiesa, un legame che già era forte ed è stato usato per legittimare Costantinopoli come la nuova Roma, se vogliamo far chiarezza alla seconda, bene, sia stato usato da Mosca, ma come abbiamo visto ben prima di Mosca già altri due pretendenti, la Bulgaria e la Serbia, hanno tentato di fare tutto ciò, ma essendo state anche loro sconfitte, subendo anche loro il peso dell'espansionismo egemonico degli ottomani, bene, questa tradizione è arrivata a Mosca, che è diventata un po' il faro dei greci ed ortodossi, quindi col suo patriarcato, e ha celebrato il tutto ufficialmente con le nozze con Zoe Paleologa. E infine, per concludere, non possiamo che ribadire come questo tentativo fu portato a compimento dall'ultima potenza, tra virgolette, del mondo ortodosso. Infatti Mosca, proprio a causa dell'espansione degli ottomani, non poté riconoscere il nuovo imperatore di Costantinopoli, se vogliamo di Istanbul, come erede di Roma, in quanto di una fede diversa, di fede islamica, e quindi non poteva esserci quell'unione dell'unico imperatore nell'unica chiesa. Quindi Mosca si autoinvestì di tale ruolo, del ruolo di guida della Chiesa ortodossa, e quindi riprendendo la dottrina bizantina dell'unico imperatore ecumenico. Questo fu possibile a causa del fatto che la figura dell'unico imperatore ecumenico e cristiano era indispensabile per la Chiesa ortodossa. Quindi alla luce di tutto ciò possiamo affermare che la Terza Roma fu fondata riprendendo quegli aspetti di legittimità che erano stati fatti propri da Costantino nel tardo antico. Ovviamente dobbiamo pensare a un processo lungo nel tempo, però che si rifà a tutta quella tradizione. Ovviamente ufficialmente questa unione è stata fatta attraverso il matrimonio tra Zoe Paleologa e Ivan III, principe di Mosca. Questi, a mio avviso, sono le motivazioni che spinsero Mosca a riconoscersi come Terza Roma. Poi,
di che cosa sia il concetto di romanità, o più precisamente di greco-romanità, perché è questo che dobbiamo parlare quando parliamo di Roma antica, è un altro discorso, ovviamente, che è estremamente più complesso, ma che non è questa la sede di approfondire. Io ho voluto cercare di ricostruire le ragioni che hanno spinto Mosca a riconoscersi come terza Roma. Ho cercato di vedere quali sono state le ragioni appunto che ben prima Costantinopoli ha fatto, e come vediamo la dottrina cristiana imperiale si sia di fatto è rimasta una costante per tutta la storia bizantina, ma anche adesso per la creazione della terza Roma, e che come Mosca appunto ben altri prima di lei hanno tentato di fare tutto ciò ma non sono riusciti. Detto ciò, concludo questo video e spero, come sempre, spero di avervi annoiato, ma non troppo.